sono caduto? Hai pensato a me? La moto Ducati 1100 V4S. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui a Cremona, sono insieme al mio amico Roberto, o meglio compagno di allenamenti Roberto e anche compagno di allenamenti di Alberto. Ci alleniamo tutti insieme alla Next Level e mentre eravamo tra un allenamento e l'altro mi ha detto: ma perché non vieni a provare la mia motoretta, dato che devo battere il buon Albert e magari me la assetti un attimo? Perché no, dato che è anche la mia concorrenza e scoprire i segreti è altrettanto importante. Ma bando alle ciance, prima di tutto vi presento il mezzo. Alla fine non dico di serie, però quasi. Hai messo un mega scarico allucinante che ha un sound pazzesco, però poco altro, no? Di motore niente, lo scarico l'ho messo più che altro perché sennò non puoi montare la vasca racing, Ok. e perché essendo di Ducati poi dopo non ti scade la garanzia, quindi è una questione di garanzia. Tutto lì. L'elettronica è quella che Ducati pensa per la pista, che si chiama Evo 2, Ok. e quindi è tarato, diciamo, il traction solo per gomme slick o rain, e per il resto stop. C'ha l'ABS, c'ha il cavalletto, c'ha il clacson, è fondamentale. Così quando arrivo dietro a bello gli diamo una colpetto E basta, c'ha le sospensioni elettroniche di serie tarate in manuale, quindi disabilitata la funzione attiva, però sono completamente di serie. Poi c'ha le pedane e poco altro, un po' basta. Le pastiglie. Resto tutto completamente di serie. Direi che è ora di andare un attimo dal caro Albertino, vedere un po' la situazione, no? Ma c'è il box lui? Mezzo secondo in meno, Ma perché quelli seri hanno il box. Organizzata tutta da lui, devo ammettere. Noi siamo del team Usai oggi. Noi team Usai. Team Usai, quindi siamo avversari. Non lo so, cioè... Non mi escono neanche le parole. Allora, io sono entrato con una gomma che aveva fatto il cost to cost ormai. Come al solito lui avrà messo Gomma nuova, telemetrista. Lui non si vede, ma lì dietro c'è tutto il box con i telemetristi. E sai cosa hanno fatto? Per farla sembrare un teatrino hanno montato un cavalletto stradale Che è sempre per così. sembrare che la moto sia stradale. Ho detto quei sogni di gloria di vedere un 27, ma qua siamo molto lontani. Quanto avete girato? 29,5 fatto. Vabbè. Ma quanti buchi hai fatto? Diciamo una cosa seria, da quanti giorni è questo Cristiano qui con il Mili, con le Da persone? ieri. Io so che Fatto lui ci 2 siamo giorni. visti. Sai perché sono qui da 2 giorni? Più altri 2 la scorsa settimana? Perché a Gli differenza altri due. A differenza del buon Roberto Usai, che ha i piloti che vengono a sistemargli la moto, qui me la devo sistemare io. Adesso si entra in pista, lui avrà gomma nuova, immagino, e io gomma vecchia. Ai 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 ai.
questo video, ma ho provato anche la moto di Alberto. Nel prossimo video vi farete le risate, non vi spoilerò nulla. Comunque saltare da una moto all'altra è un po' un casino. Ho provato sia la Yamaha sia questa qui oggi e è incredibile quanto due moto che alla fine hanno due ruote e un telaio siano estremamente diverse. E provarle così a stretto contatto è veramente interessante. Il V4 è veramente difficile da inserire in staccata inserimento, però quando poi si è a centro curva, la si lascia correre e si chiude il gas per farla tornare alla corda, è fulminea, è veramente incredibile. È un po' quello che sto cercando sul BMW adesso, in quel frangente di guida. La moto Ducati 1100 V4S 2020, assolutamente, come avete sentito, di serie, ha giusto l'elettronica un pelo più evoluta e lo Skyco Racing a Krapovic apposta per poter mettere la vasca Racing, perché sennò non sarebbe possibile con i catalizzatori e tutto il resto. Dopo i primi giri posso dirvi, il motore, come avete sentito mentre parlavo nel casco, te dico fermate, cioè è una roba senza logica, per essere una moto di serie va fortissimo e avete anche visto sul rettilineo che sverniciati davamo agli altri. Però l'unica cosa che mi ha un po' destabilizzato è questa veramente durezza nell'inserimento e fino a che si hanno i freni in mano si fa veramente fatica a portarla alla corda. Al contrario, quando si mollano i freni e si è a centro curva a gas chiuso, la facilità con la quale va a raggiungere la corda è veramente stupenda ed è un po' la mia guida, quindi su quello mi ci sono ritrovato molto. E arrivati alla corda si rialza e si dà la manata e i controlli, nonostante appunto non siano quelli di ultima generazione che si usano nei campionati nazionali, funzionano veramente bene per essere un prodotto per il pubblico, diciamo così. Adesso ultimo turnettino, perché vi giuro, dopo 3 mesi che non vado in moto ho il collo che è devastato, bisognerà capire un po' come fare per la prima gara che è tra meno di un mese, se tutto andrà per il meglio, quindi incrociamo le dita. E quindi riproviamo a mettere la chiesa al centro del paese, cioè palare il Bonnasca, perché... Dai, guarda, io adesso carico la moto e vado a casa. Io salva questa schermata, rimarrà per decenni dei decenni. Quando si dice non svegliare stanche donne, Aia. capito? Veramente quella stampata dei tempi se la porterà avanti per tutta la vita e me la farà pesare tantissimo. E gas come al solito. Dopo questo turno andare a chiedere cosa ne pensa al buon Albert Nasca, che di sicuro sarà stato lì con gli occhi sui tempi dopo avermi preso in giro poco tempo addietro. È già lì che mi sta aspettando. Allora, c'è di dire una cosa, che intanto non ho fatturato, qualche rischiato c'è stato, ma tutto è sotto controllo. Quindi ti ho detto non svegliare il can che dorme, ho detto c'è ancora un turno.
Cazzo, è vero. Ho ancora un turno. Vi dico solo una cosa, è 5 test che usa una gomma al giorno. Oggi ne ha sparate 5. Non è vero. E all'ultimo- Due treni oggi. E all'ultimo turno ci spara l'ultima per provare a stare. Cos'hai? L'SCX, cioè No, Metzler, KX. KX. Proprio, sapete, cioè non è la mescola 0, è la X, cioè ultra qualifica cose. Non si sa cosa può succedere. E questa per quello la X. Io starò qui a osservare con molto interesse. Io adesso vado in macchina a rilassarmi un 20 minuti, poi torno, metto il casco e faccio quello che devo fare. Cioè, capite? Adesso alla Jorge Lorenzo si mette su le cuffie, va in macchina e si concentra per l'attacco al 27,6. Non ho parole. Capite con che socio della ditta demolizioni ho a che fare? Io non so più cosa dire. Non c'era un cazzo di giro pulito, ti giuro. Tipo che la gomma dietro ancora dice o lo fai adesso o niente, no? Tiro, ne passo altri 2, ero sotto. Dico, questo è il giro della vita, devo guadagnare tutto nell'ultima staccata in fondo al dritto. Sì, sarò stato il 27,9999, Ok. però ero sotto. Devo guadagnare tutta l'ultima curva. Bom 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 bom. Sai quella cosa divertente? È che io ho visto tutto in slow motion. Nel momento in cui sono caduto, hai pensato a me? Mi ha fatto morire perché sei arrivato qua cioè questo sorriso, ho detto minchia, ha fatto 27,4. Invece ha sorriso ancora di più perché la ditta ha fatturato anche oggi, è l'ultimo turno. E quindi siamo più che contenti. Cioè, ripeto, il rischio c'è stato. Ho rischiato io, ho rischiato col Ducati. 27,6 non credo potesse uscire. No, 27,999. Vedere 2,7 c'era. Però, che ti devo dire? Sarà per la prossima. What?